Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Come mandare il narcisista in crisi e nel caos totale. Trovi una playlist con tantissimi video sui punti deboli e le paure del narcisista e le sue fragilità sul canale Tu ed Io, Narcisismo e Amore, che per primo ha sviscerato in modo approfondito queste e tantissime altre tematiche sul narcisismo assolutamente inedite. Vado subito ad illustrarti gli 8 modi che manderanno il narcisista nel caos più totale. Possibile per un narcisista andare in caos totale, andare in crisi? Assolutamente sì, la struttura psicologica di un narcisista si basa su molti meccanismi di difesa e di reattività che fanno sì di mantenere la costruzione del suo falso sé, per usare la definizione di Winnicott. Quindi potrai per esempio far reagire un narcisista facendolo arrabbiare o facendogli provare rabbia, ma tieni presente che non è la stessa cosa fare arrabbiare dal fare provare un senso di rabbia al narcisista. Ci può infatti essere rabbia un narcisista senza che lui la possa manifestare o sfogare direttamente su un oggetto. E una cosa è farlo reagire, altra cosa è spiazzarlo, destabilizzarlo, metterlo in crisi. Fare ingelosire un narcisista, ad esempio, gli fa provare rabbia, colpisce il suo ego, ma non sempre e necessariamente lo destabilizza o mette in crisi. Se ha il suo ego ad essere colpito, il primo meccanismo che scatta in lui sarà quello di un attentato al suo grande sé e quindi scatterà la rabbia. In questo caso va compreso che cambia in modo fondamentale il modo in cui si fa ingelosire un narcisista, come, soprattutto e quando. Ti è capitato di cercare di fare ingelosire un partner? È cosa che spesso molte partner di narcisisti hanno cercato di fare in certi momenti della relazione. Cosa diversa poi è indispettire il narcisista provocandolo, ad esempio, o mettendolo sotto interrogatorio. Anche qui non si va ad infragilire l'ego narcisistico e a destabilizzarlo o metterlo in crisi, ma semmai si andrà ad indispettirlo. Si fa poi molta confusione tra ciò che il narcisista odia e ciò che effettivamente gli toglie il terreno sotto i piedi. Quello che il narcisista odia e non tollera, ad esempio, è in sintesi certamente tutto quanto gli toglie importanza, tutto quanto lo mette in discussione, lo espone in modo negativo. Cosa invece fa vacillare un narcisista? Lo infragilisce, lo fa sentire spiazzato, senza un terreno sotto i piedi. Cosa lo mette in crisi, cosa lo manda nel caos totale. Innanzitutto, come prima dicevo, fare ingelosire il narcisista nel momento cruciale in cui si aspetta le tue attenzioni sicuramente metterà in crisi il narcisista, ma se il narcisista è ormai lanciato in una nuova conquista o riconquista, poco gli cambia sapere che tu ti stai rifacendo una vita sentimentale. Quindi ingelosire un narcisista è una pratica che va presa un po' con le pinze e va usata con cautela, sicuramente nel modo giusto. Un altro modo che mette in crisi, manda nel caos totale un narcisista, è non fargli capire cosa pensi di lui. In generale cosa pensi, ma soprattutto cosa pensi di lui. E questo è uno dei modi più potenti per fare vacillare, togliere terreno sotto i piedi al narcisista. Non rendere scoperto il tuo modo di pensare, cosa covi veramente dentro di te e cosa pensi veramente di lui in particolar modo. Altra cosa che mette in crisi un narcisista e lo spiazza decisamente è sorridere in modo velatamente ironico, per non dire sarcastico, ovvero sarcastico ma non troppo, scopertamente sarcastico, al momento buono, al momento opportuno, prendendolo in giro ma in modo che non risulti chiaro se si tratta di un complimento o di una critica. Quindi variamente usare il cosiddetto condizionamento operante. Ne ho parlato in diversi video più specifico, quindi punire e gratificare il narcisista nel modo che impari cosa va bene che lui faccia con te. Puoi fare il cosiddetto tira e molla che tu puoi fare e che però non è quello che fa abitualmente il narcisista, perché il narcisista fa proprio il condizionamento operante con te, che è molto più sottile del tira e molla, del prendere e lasciare, anche perché lui ti considera sempre a sua disposizione e lui ti dirà che anche lui stesso c'è sempre per te, nella misura in cui non chiude e si fa scartare.
Quindi il condizionamento operante è ciò che il narcisista adotta con te, ma che anche tu puoi adottare in modo anche più, per così dire, chirurgico con lui. E poi un altro modo per spiazzare, per togliere terreno sotto i piedi al narcisista, metterlo in crisi e mandarlo in caos totale, è adottare il rinforzo intermittente. Anche di questo ne ho parlato in video specifici, che è la stessa tecnica che adotta quasi sempre il narcisista stesso, ovvero dargli delle gratificazioni dopo determinate condotte virtuose del narcisista, ma in altri casi, quando dovrebbe essere ricompensato, punirlo sempre tramite esempi, mai a parole. In pratica, la gratificazione il narcisista non deve abituarsi ad averla comunque sempre da parte tua. In sesto luogo, una cosa che manderà in caos il narcisista in crisi è fargli credere determinate cose di te per poi sovvertire tutta o quasi la narrativa che precedentemente gli hai offerto ed usare la stessa modalità di non fare mai sapere veramente cosa pensi di lui, anche rispetto ai suoi amici e parenti, ai tuoi amici e parenti, e quale idea loro nutrino di lui. E in settimo luogo, una cosa che manderà in crisi il narcisista, lo manderà in caos totale, è metterlo a confronto velatamente con altre persone, quindi insinuargli il sospetto che consideri forse, ma mai dichiaratamente, altri più bravi, più belli, più importanti di lui. In questo modo il narcisista broncolerà nel vuoto, gli mancherà veramente il terreno sotto i piedi. Appunto si tratta del sospetto che tu possa considerare altri più bravi, perché altrimenti sia mai che tu in maniera molto diretta vai a criticarlo, a metterlo in forse. Altro modo super spiazzante per mettere in crisi il narcisista, per mandarlo nel caos totale, è mostrarti affettuosa in modo anche adulante là dove lui ti maltratta e poi sparire o dimostrarti assente quando invece lui dimostra qualche attenzione per te. Ti assicuro che questa è una tecnica potentissima per spiazzare soprattutto un manipolatore della tacca di un narcisista, patologico, maligno, perverso, overt o covert che egli sia. Altri modi li possiamo vedere insieme in maniera molto più accurata e precisa in base al tuo caso particolare. Puoi contattarmi, i riferimenti li vedi sotto, li trovi sotto nelle note. Intanto ti abbraccio forte, sempre felicissima di leggerti, di sapere come la pensi, di rispondere alle tue domande e di confrontarci tra noi sulle personali esperienze. Un abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.